Ragazzi, oggi vi portiamo in un posto molto conosciuto, del quale possiamo trovare informazioni in ogni dove sul web. Per questo vi darò tutte le informazioni raccolte su di esso, e poi perché è uno di quei luoghi davvero suggestivi che meritano di essere raccontati appieno. Questa volta non ci saranno tagli e non censurerò le informazioni riconducibili, proprio perché è facile da trovare e non è un luogo così pericoloso da esplorare, se lo fate però con la solita e dovuta attenzione. Ok, ci siamo. Bisogna però fare prima una breve introduzione su chi fosse il principe Giovanni Torlonia III, colui che ha fatto costruire l'edificio che oggi andiamo ad esplorare. Se amate i musei e conoscete Villa Torlonia a Roma, ecco fu lui a voler convertire quella che era la capanna svizzera all'attuale Casino delle Civette. Fu autore della trasformazione della Villa Torlonia di Roma, della costruzione del Palazzo Torlonia ad Avezzano. Era un industriale ed agricoltore, finanziere italiano e senatore in carica per quasi un ventennio. Fu discendente dei Borghese e della ricca famiglia Torlonia. Amava l'arte e aveva una particolare visione verso il modernismo, movimento sviluppatosi in quegli anni. Stiamo entrando in un edificio fatto a forma di nave, abbastanza storico come posto, abbastanza conosciuto più che altro. Questo è uno di quei posti che mi è mancato visitare. Oggi abbiamo messo tutte tappe così, posti straconosciuti, ma comunque un po' di storia. Questo è un bacino praticamente, però da qua è bello, perché io mi metto giù sotto e faccio una foto. No, guarda il riflesso che bello. Posticino veramente top. E adesso andiamo dentro, perché io adesso ci devo entrare. Romitorio Giovanni Torlonia, il catamarano di Fiumicino. Allora, la parola romitorio deriva da romito, cioè eremita, persona solitaria che si dedica alla meditazione e alla preghiera. Il romitorio è dunque un luogo silenzioso e appartato dove si respira pace e serenità. Sulla costa del comune di Fiumicino, tra il mare e una fitta vegetazione, si nasconde una costruzione straordinaria, il romitorio Giovanni Torlonia. Questa particolare residenza, che appare come un catamarano pietrificato, è un'opera architettonica unica, simbolo del modernismo degli anni 30. Progettata dal principe Giovanni Torlonia nel 1937, la struttura in realtà è un rifugio segreto, nascosto agli occhi dei più curiosi, che si può scorgere solo dalla spiaggia antistante. Il catamarano, costruito interamente in cemento armato, si erge tra il mare e il lago di Traiano, luogo isolato e raggiungibile solo in motoscafo. Ora io penso che queste scale ci permettono di andare dall'altra parte. Sono molto vicibili, però ora ci proviamo. Guardate come sono fatti, il pavimento è fatto a forma di le squame, bravo. Il pavimento è fatto a forma di squame. Il principe Torlonia, noto per la sua passione per l'architettura e per le forme eccentriche, concepì questo edificio come una residenza privata, un angolo di pace lontano dal caos cittadino. La sua idea era quella di creare un rifugio esclusivo, perfetto per la contemplazione lontano dagli occhi del mondo. Il romitorio è composto da due scafi, appoggiati su un isolotto, con una forma che richiama il design di una nave, segno di un'influenza futurista e modernista che caratterizzava l'architettura del periodo. Il destino di questo straordinario edificio, tuttavia, è stato segnato dal tempo e dalla guerra. Dopo la morte del principe Torlonia, avvenuta nel 1938, successivamente, durante la guerra mondiale, la struttura fu prima occupata dai soldati italiani e poi da quelli tedeschi, subendo danni irreparabili da quest'ultimi. Da allora il romitorio è caduto in uno stato di totale abbandono e degrado, subendo, come in tutti i luoghi abbandonati, atti di ignoranza di una civiltà che oggi dimentica chi siamo. Le finestre a oblò, proprio come le barche, è stato costruito, è stato concepito sulla falsariga, no?
vediamo se c'è modo. Tuttavia, nonostante il suo stato di conservazione, la costruzione continua a suscitare fascino e curiosità per la sua unicità e per il suo valore storico. La posizione nascosta e l'architettura particolare hanno fatto del Romitorio Giovanni Torlonia un luogo misterioso e affascinante, che resiste al passare del tempo come testimone di un'epoca di grande innovazione architettonica. Oggi, grazie a progetti di recupero e alla crescente attenzione verso il patrimonio architettonico dimenticato, si spera che questa straordinaria residenza possa essere restaurata e restituita al suo antico splendore. Poppa! Il Romitorio Giovanni Torlonia è una testimonianza del genio visionario di un principe che, attraverso l'architettura, ha saputo unire la natura e il mare in un'opera che sfida il tempo e le convenzioni, incantando chiunque sia fortunato abbastanza da scoprirne il suo segreto. Come fosse veramente una barca, no? Mamma mia, sì, sai che c'è stava sotto? Peccato di cazzo.